Quindi da quella volta lì il gruppo ormai si era sfasciato tutto. Sì, ho fatto un'altra azione dopo nel Mediterraneo. Dopo che lui è stato battuto, 3 giorni dopo, mi viene l'ordine, c'erano le giuste, la fiera in paese. Io ci stavo filando con una ragazza, no? E alla fine di un cazzolare del paese, sul negozio, e l'ho vista con la mamma. Allora mi dico, guarda che c'è l'Antonietta là, che non andava vicino. Allora c'era l'autoscontro. E allora vado là vicino, dopo averlo salutato, sono stato la mamma, dico, non è che mi permette di fare un giro con sua figlia. Prima ci ho detto lei, poi lei si è rivolta alla mamma, mi lasci fare? E la mamma, sì, fallo pure, no? E così, stavo per fare il giro quando viene la pizzeria, un furiere, ma Giroldi ti vogliono subito al comando. Adesso, subito, non devi perdere subito. Magari qualcuno della mia famiglia che era vicino, vado al comando. Quando sono vicino alla chiesa, incontro Ceccotti, un motorista che aveva l'occhio solo. Dico, ciao Ceccotti, ciao porco cane, mi ha chiamato al comando. E io dico, anche a te. Mi fanno conto di mandarci via adesso. Vado al comando, c'è là il balconista. Allora, voi tutti 3 a dormire, domani mattina partite subito. Per dove? Era d'agosto, il 3-4 agosto. Quando ho dovuto andare fino a Verona a cambiare, portate un apparecchio, me ne ho ritirato un altro. Oh, guarda, come? No, mattina vado via, d'estate, ho la canottiera, metto un giubbettino di cotone leggero, sandali, senza cazzo, senza niente, un po' di pantaloni corti, ma leggeri, andiamo a Verona. C'è il vostro apparecchio per portarlo indietro, non è che non va bene, andiamo giù noi. Ma no, fa l'apparecchio va bene. Il tenente Ruggeri che si è fissato di dire che l'apparecchio non tende ad alzarsi, insomma, ha già fatto 3 tentativi. Al momento andiamo fuori in pista, ci vuole far ammazzare tutti, quello lì per conto mio, o che ha preso come si chiama, non vuole andare agli aerei perché c'ha paura, oppure come si chiama, ha preso qualche altra cosa. Ora il giorno dopo arriva l'ordine, prendete voi il vostro aereo e andate, come si chiama, agli aerei. E lì sono andato a Belgrado, arrivavo a Belgrado che pioveva, coprire tutti i teloni, al mattino volevo partire, i tedeschi li vogliono far partire per lungo tempo, fino alle 10 non si parte. Il maresciallo Giunti dice io vado io lo stesso perché alla fine di boschi non voglio fare. Siamo partiti sotto la pioggia, con l'aereo, e su, in alto, gelavo, con su senza cazzo, senza niente, porca puttana. Ma vado al motorista e gli dico, ma a che quota siamo? Lui fa, 5 sui 3. 3.000 metri, e su e tutti l'ombra, nebbia, non ti vedevi di qua, tutti immersi nel nero, precipitiamo per dire, finalmente troviamo un buco di sole, su l'abbiamo trovato, ciao, finalmente sono arrivato a Salonico, no? Che ero talmente infreddolito che dico la verità, per riscaldarmi le mani mi sono pisciato addosso per riscaldarla, come sentivo il caldo qui, mi è venuto un dolore a non finire. Oh, come che mica piangevo perché non mi prendo una sberla e il marconista fa cretino, devi mettere sotto l'acqua fredda, non la roba di genere ti fa oh, che andavo a saperlo io, la roba di genere. Ora lì ci hanno dato da mangiare, poi di lì siamo partiti per Eleusis e il giorno dopo siamo usciti a silurare le altre navi che c'erano sul Mediterraneo, nord dell'Italia. Siamo portati fin quasi a Malta, ma abbiamo trovato niente. Poi c'era poca luna e c'era anche brutto tempo, si vedeva. Abbiamo silurato lì, poi dopo siamo ritornati. Nel ritornare ci hanno sabotato la bussola, no? Quando si è trattato di partire tutti assieme, tutti partono, non ero partito, no, come non parto. Giunto, allora c'era il maresciallo Giunto, che era uno di toscano,
che se la prende con motorista, oh ti porteremo, sì, l'avevo fatto, ma perché non parte? Smonta le cose e poi ci hanno portato lì delle candele, per forza non andava. Allora, tira giù, aprire tutti e 3 motori. Per fortuna avevamo delle candele nuove, ciao, le abbiamo potuto sostituire. Pazienza, dopo un 3/4 d'ora o un'ora che eravamo fermi, andiamo di notte a Belgrado. Vado a fare la segnalazione, mi danno le segnalazioni sbagliate. Partiamo. A un certo punto mi vengono i piloti e mi dicono: guardate se trovate un fiume, se vedete un fiume grande là. 2 volte, poi dico: perché cercare un fiume? Ma qui siamo fuori rotta, ci hanno sabotato anche la bussola. Lì c'erano i greci, sono entrati dentro di notte, ma ci hanno sabotato il notaio. Siamo andati a finire, c'è di finire a Belgrado, siamo finiti in Ungheria. Oh, senza carburante. Siamo passati sopra a una città con i palloni frenati, mi hanno detto, ho chiamato subito, fai la segnalazione, mi si chiama, che qui non si può passare. E una scatola da 6 più 2, 1, 2, 4, 5, 6, tutto il percorso, fino a dove poi le fronte sparava. E poi qui facciamo un atterraggio di fortuna, di notte. E dove andiamo qui? Guarda, andiamo, abbasciamoci di più. Finalmente dicevo, ma questo qua è un aeroporto. Ma sì, c'è una manica a vento, qui fa le segnalazioni, le ultime 2, ma che? Poi dico, qui è a terra. Allora, facciamo un giro, come facciamo per atterrare? Si accende la catenaria. Allora, come mette giù le scarpe, si spengono le luci. E poi dopo ci vediamo circondati da gente. Ma che c'è un partigiano di Tito? C'hanno i coglioni, tutte le mitragliatrici, e poi dopo vedi che era una divisa un colore grigio cacchi, grigio sabbio. Poi abbiamo visto che era a Juvide in Ungheria. Siamo rientrati dopo 2 giorni, ma il da fare, chiedere informazioni perché non credevano che fossimo scappati per andare al sud. Allora ho chiesto prima a Belgrado, sì, effettivamente. Poi quando siamo arrivati, prima ci ha fatto i portieri, ci ha dato che la benzina sufficiente per arrivare fino a Verona. Verona abbiamo tutto quanto, ma di nuovo partiamo, no? Il Giuntoli, che era un deficiente, no? Un pilota che lui è stato rimproverato perché lui, guardi, un giorno voleva passare attraverso da un hangar a quell'altro in mezzo lì perché diceva che se la faceva. A Turbigo i ponti, le arcate, ci passo in mezzo con l'aereo, andiamo, no, io ci vengo qui, io sono il mio equipaggio, io non vengo, poi per forza di cose tu andare lì, d'accordo. Quello lì alla sera si era andato assieme a una ragazza che aveva su era proprietaria di un paio di cinema di Verona e c'era una bella villa con tanto di parco, con tanto di pini. E gli ha promesso che sarebbe venuto a dargli un saluto con l'aereo. Allora andiamo io tranquillo, siamo su, a un certo punto vedo che si mette a fare una picchiata, una picchia fascia. Quando a un certo punto sento una sberla e vedo un maresciallo motorista che avevo caricato in Grecia, che era un suo amico, gli stappa il volante, si mette a gridare con lui, morale. E dico, ma cosa scusa? Guarda fuori dal finestrino, guarda fuori dal tiro, dei flaps, c'è dentro un buco così, è andato a finire a tagliare, a rompere un metro di pino, il terminale di un pino, con l'aereo, bam! Oh, come dire, ragazzi. Adesso che lui dice, c'è un amico che mi sono a strappare il volante, che lì voleva farci venire a salutarlo. No. Poi si arriva da Castano, arriviamo a Castano anche ancora. Voglio salutare la gente, allora abbassa 4 sopra i tetti di casa, che battevo le ali, tutta la gente sotto che mi salutava, ci chiudeva conto, andiamo indietro con il coso e c'è la gente del posto, della piazza, tutto così, arriviamo noi, 3, con il coso che tirava fuori, con il bulldozer lì, e la gente che ci batteva le mani, non ci ha fatto fare tanto fino in fondo a prendere l'applauso per il nostro ritorno.